Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo una domanda e rispondi, Q&A, come si dice in inglese, su affilatura e coltelli. Perché faccio questo video? Faccio questo video perché giustamente c'è chi domanda, anzi vi ringrazio, continuate a scrivermi, sia nei commenti sia via email. Io cercherò ovviamente come sempre di rispondere a tutti per le domande che mi fate. C'è anche ovviamente chi critica, allora se le critiche sono costruttive e fatte con educazione sono sempre ben accette. Poi c'è qualche ragazzino che viene, insulta e se ne va. E in quel caso sono critiche che non servono a niente. Però molti mi hanno chiesto delle delucidazioni, poi è arrivato anche qualche collezionista, qualcuno anche più esperto di me e ha mosso alcune critiche, almeno ho fatto alcune domande a cui ho risposto. Una volta sentite le mie considerazioni mi ha detto sì, però dovresti spiegarle, e allora oggi andiamo a spiegarle. Allora, partiamo dalla affilatura. Qualcuno ha avuto modo di dire ma perché tu spieghi sempre si può fare così, si può fare colà, bisogna fare così, il filo deve essere lucido, lo stropping non ne parli mai, ne parli poco, la coramella, eccetera. Tutto vero, tutto valido. Però di solito nei miei video cerco di spiegare anche e soprattutto per i neofiti, cioè per chi si avvicina al mondo della coltelleria, della passione per il coltello in sé. E poi c'è dietro una filosofia che è la mia. Ovviamente metodi di affilare o per affilare ce ne sono tantissimi, dagli affilatori elettrici agli affilatori guidati, alle pietre d'acqua, le pietre d'olio, le diamantate, le barrette in ceramica, cioè ce ne sono veramente per ogni gusto. E ci sono ovviamente vari tipi di grana o di grit, come vogliamo dire, per portare anche il filo del coltello veramente lucido. Questo però cosa comporta? Comporta che in casa bisogna avere tutta una serie di attrezzature e non tutti possono A, permetterselo, B, hanno il posto, immagino qualcuno che abita in qualche appartamento in centro città, magari al 20° piano, un monolocale, non lo so, quindi non hanno il posto per tenere tutta questa attrezzatura. C, se noi andiamo a vedere come affilava chi viveva veramente della natura, nella natura, i vecchi contadini, i butteri, per arrivare nei paesi americani, i trapper, i lapponi nel nord Europa, non hanno mai avuto pietre diverse, grane diverse, grit diversi. Affilavano con un'unica pietra, di solito pietre naturali o pietre cote, per capirci quelle che utilizzavano i nostri nonni e che utilizzano ancora i contadini per le falci, come questa. Quindi con una singola pietra affilavano i loro coltelli, ed è gente che nella natura ci ha vissuto, non come gran parte di noi che magari vanno a fare l'uscita nel weekend o la settimana durante le vacanze o vanno in campeggio, per cui gente che viveva con le attrezzature da taglio o con gli attrezzi da taglio alias coltelli e accette. Quindi anche la mia filosofia è quella di dire vorrei insegnare quello che io ho imparato, cioè essere autosufficienti magari con una singola pietra, soprattutto con una pietra che si possa trovare dappertutto e a un costo veramente basso. Questa è sempre stata la mia filosofia. Dopo ovviamente se uno è un gran collezionista, ha coltelli di estremo pregio e deve ogni tanto riaffilarli o li usa saltuariamente e quindi poi li vuole riaffilare o mantenere il filo e quindi ha bisogno veramente di raggiungere grit infinitesimali oppure vuole farsi la barba con un rasoio, è ovvio che deve passare da varie fasi di affilatura e da varie pietre. Però se io sono
in montagna, nel bosco, il mio coltello inizia a tagliare poco o non tagliare, sto eventualmente trattando della selvaggina o mi sto facendo dei picchetti col legno, voglio poter essere in grado con una singola pietra di affilare il mio coltello e che il coltello tagli bene. Quindi la filosofia è quella di fare con il meno possibile. Ecco perché io spingo spesso di innanzitutto imparare con una pietra di queste, come queste, da ferramenta, che le trovate in confezioni così, le trovate anche su Amazon, su eBay. Sono pietre al carborundum, di solito costano poco, 8-10 euro, e durano un'infinità perché sono molto dure. Ci possono essere un po' più care quelle al coridone, ma in genere sono pietre al carborundum. Di solito hanno poi due facce, vedete, una faccia più ruvida e una faccia meno ruvida, la più chiara in genere, e si va da un grit di 300-600 oppure 600, 1000 o 600-800, quindi i grit sono quelli lì e sono più che sufficienti per portare un coltello a tagliare a rasoio. Ovviamente la filatura resterà un pochino più grezza. Una volta che si è imparati e comunque si riesce a filare con una pietra così, ovviamente si può passare all'acquisto di una pietra anche più cara, sulle 35-40 euro, che ha grit, quindi questa è una 3000-8000 e quindi si può iniziare a tirare il filo lucido. Questo si può però ottenere anche utilizzando una pietra coat, la cui grana è veramente molto fine. Ovviamente questa, che nasce per una falce, per usarla per il coltello è un attimino più complesso, bisogna avere un attimino di manualità. Ci sono poi ovviamente le diamantate come queste, che aiutano a riprofilare o ad affilare coltelli magari in acciai molto duri, quindi i nuovi acciai sinterizzati inox, oppure il D2 che solitamente viene temperato anche molto duro. Ma vi faccio un esempio per quelli che criticano il fatto della pietra da ferramenta. Questa è una Falkniven DC4, una delle più usate, e non è altro che una diamantata da questa parte e un carborundum fine da quest'altra parte. E questa la si può usare tranquillamente sul campo, oppure sul campo si può portare una pietra come questa che sta in tasca, non è molto grossa, o quelle che trovate nei coltelli compact, per dire come l'F1. E lì questo è per spiegare il tipo di affilatura. Poi avete delle barrette in ceramica come questa, oppure come quella della Victorinox, che serve, va bene sia per affilare ma anche per ripristinare il filo. Ecco che spero di aver spiegato bene la filosofia, perché utilizzare questa, perché al momento non ho fatto vedere lo stropping, lo faremo vedere magari da queste domande o da queste critiche. Mi è venuto in mente che potrei fare una puntata per ogni singolo strumento di affilatura. Ne avevo già fatta una per le pietre e una per le barrette in ceramica, invece le farò per ogni singolo strumento. Utilizzerò anche un paio di affilatori, farò vedere come utilizzare un paio di affilatori come il Medic Kit della Lansky, ad esempio, che costa una quindicina di euro, lo si può trovare dappertutto. Ecco, quindi abbiate pazienza. Di solito quando spiego anche per chi deve iniziare, chi deve approcciarsi, e spiego soprattutto il metodo, o cerco di spiegare la filosofia più economica e anche quella che ci rende autonomi, perché la mia filosofia è cercare di essere autonomi con la minor spesa possibile. E vi farò vedere anche più avanti come affilare con cose che abbiamo in casa, oppure con cose che possiamo trovare all'aperto. Ovviamente si otterrà una filatura diciamo così non raffinata, ma una filatura funzionale. Spero di aver chiarito il concetto
come intendo la filatura. Dopo ovviamente a secondo dell'utilizzo dei propri coltelli o della volontà personale o del proprio piacere o del perché man mano che si diventa esperti si vuole una cosa, si possono passare a migliaia di altre tecniche o l'utilizzo di migliaia di altre attrezzature. L'altra cosa, la domanda è stata fatta sui coltelli, ma a volte vediamo che il coltello rovinato non è proprio nuovo quando lo mostri, altri youtuber fanno vedere che hanno i coltelli nuovi, eccetera. Allora, innanzitutto io non ho ancora, almeno al momento, non ho nessuna sponsorizzazione, per cui i coltelli che vi faccio vedere sono quelli della mia collezione e sono usati perché anche se poi cerco di lucidarli, di ripristinarli, alcuni sono più usati di altri perché non sono riuscito a ripristinarli bene senza asportare magari troppo materiale. E questo perché io di solito porto la mia esperienza sul campo, cioè quando li ho utilizzati che sensazione mi hanno dato. Ovviamente anche qua le recensioni hanno un'indicazione obiettiva, tecnica e anche un'indicazione meno obiettiva, sensazioni, cioè dal punto di vista delle mie sensazioni e quindi dal mio punto di vista, come io utilizzo il coltello e come il coltello secondo me risponde a questo mio utilizzo. Quindi ovvio c'è anche una parte personale che non è più obiettiva tecnica, ma è un punto di vista mio di questi coltelli. Qualcun altro mi ha detto, ma è bello far vedere che tagli il legnetto, che fai, che brighi. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Ovviamente queste sono cose che sono state fatte negli anni e nelle prove. Allora, alcuni dei coltelli che poi ho recensito, li ho prima utilizzati, vi faccio vedere un esempio. Questo era un Fallkniven F1, al quale ovviamente ho dato martellate e mazzate e vedete che l'avevo rovinato, quindi poi l'ho tagliato, l'ho rimpicciolito e quindi l'ho trasformato in un neck knife o un utility knife se volete, è ancora in fase di, io intanto ho fatto diciamo così un prototipo. Un altro coltello che ho distrutto a mazzate per vederne la resistenza, per cui posso garantire che è un coltello molto resistente, questo qua era un M4 della Lionsteel. Vedete che anche questo ho ridotto in un utility knife. Quindi mazzate, legnate, colpi di accetta col bordo dell'accetta, col retro dell'accetta, diciamo sulla lama per vederne la resistenza, filato nei tronchi, eccetera. Questo qua invece era un Easy 3, vedete che è stato poi anche qua tagliato, accorciato, ne ho fatto un finger choil, anche questo preso a martellate, e posso garantirvi che è un coltello che resiste alle ingiurie non solo del tempo ma anche dell'essere umano. Non sempre mi è possibile fare vedere coltelli tenuti perfettamente bene, per cui nel video a volte vedete il coltello che ha qualche rigatura o che non sembra proprio nuovo, eccetera, proprio perché prima li ho utilizzati. Ovviamente i folder sembrano più nuovi perché col folder di solito si apre il cartone, si apre il pacco, si taglia la fascetta, si taglia il salame, si fanno queste cose, si sbuccia la mela, si taglia il panino e si intaglia un po' il legno, però è più difficile che si facciano lavori più pesanti e quindi più facile che restino belli da vedere. Faccio un'esclusione, che è questo coltello, questo folder della Wonder Tactical, che vedete che ho dovuto riprofilare anche la lama perché gli ho fatto veramente di tutto, e l'ho fatto perché in un prossimo video vedremo le differenze delle sicure e questo è uno dei coltelli che a mio parere personale è uno dei folder, uno dei pochi folder che può sostituire in toto un coltello fisso. Ovviamente direte, o i più sgamati nel mondo della coltelleria diranno un coltello fisso non è mai sostituibile con un folder.
Questo è vero in alcuni frangenti, ma nella maggior parte dei frangenti un folder come questo può, secondo me, sicuramente sostituirlo, e andremo a vedere il perché. Anche qua spero di aver spiegato il perché i coltelli non sempre sono così nuovi, o come faccio io a dire alle volte che è un coltello resistente, perché sicuramente o quasi sicuramente ne ho comunque una copia che poi ho devastato e che quindi poi ho trasformato. Ho anche, adesso l'ho nelle altre confezioni, devo aprire tutto, ho per esempio un Easy 4 che è ridotto così perché gli ho fatto di tutto di più. Ho anche provato a fare la prova per vedere se arrugginiva in quanto tempo, l'ho messo sottoterra, l'ho tirato fuori, per cui insomma un argomento molto lungo. Questo perché si cerca di capire quale potrebbe essere, al di là della tecnica di costruzione, al di là delle finiture, al di là delle geometrie, al di là degli acciai utilizzati, come un coltello realmente può subire nel tempo e può sopportare nel tempo anche degli abusi, per capire se questo coltello sarà comunque affidabile. Ovviamente alla maggior parte delle persone questo può interessare anche poco, perché in genere si fa l'uscita in bosco, si taglia qualcosa e poi si torna a casa. Però per gli appassionati è sempre piacevole sapere che lo strumento che andiamo ad acquistare, che magari ci è costato anche i nostri sudati guadagni, ha un qualcosa in più, o può darci un qualcosa in più. Detto questo, spero di aver risposto un po' a tutte le domande che mi sono state poste, le osservazioni, le critiche. Se volete sapere qualcosa in più, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.